Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di settembre 2026. Ok, avete un sacco di carte. Abbiamo l'appeso, l'eremita e la torre. Wow, ragazzi, periodo intenso, periodo di cambi, di trasformazioni, di rivalutazioni interne, mi verrebbe da dire. L'appeso vi dà la possibilità di vedere una certa situazione, una dinamica, un aspetto della vostra vita da un altro punto di vista. L'eremita vi farà come, mi verrebbe da dire, interpretare questa visione, e con la torre c'è come un ok, questa visione non mi appartiene più, non è più mia, questa situazione, questo modo di essere non mi appartiene più. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per chi volesse una consulenza personalizzata mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web dove c'è tutto quello che propongo, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 3, scusate, un 5 di bastoni, un cavaliere di bastoni, 5 di coppe, 6 di bastoni, il sole, abbiamo un fante di bastoni, un 8 di pentacoli e la temperanza. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è il movimento energetico più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Vi ricordo che sono gli ultimi giorni per poter approfittare della promozione di agosto che riguarda la lettura fast, ovvero la lettura veloce via WhatsApp. Sotto in descrizione c'è il video dove spiego come funziona la promozione. Allora, iniziamo da questo 5 di bastoni, 4 di pentacoli e la temperanza. C'è come qualche zona sicura che potrebbe essere minacciata, qui lo vediamo anche un po' con questa torre e questo cambio di visione, e potrebbe anche aver bisogno di essere riequilibrata. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, perché mi parla di un movimento, di qualcuno che va avanti, che ok, allora abbiamo il re di bastoni, la morte e il re di coppe. È come se si dovesse cambiare atteggiamento, da re di bastoni trasformarsi in re di coppe. C'è qualcosa qui con questa temperanza probabilmente da dover guarire a livello di cuore, magari a livello di emozioni. È come il trasformare una passione in un amore. Però è anche vero che con questo 4 di pentacoli al contrario qualcuno ha bisogno di staccarsi da certe dinamiche di comportamento, da certe gelosie potrebbero essere, da certe lotte interne, da certe, potrebbero anche essere lotte esterne, magari avete come l'abitudine di bisticciare con qualcuno e qui c'è come da lasciar perdere questo atteggiamento. Andiamo a vedere il 5 di coppe. È come, e qui lo sento con questa torre, è come far morire una parte di voi o trasformare una parte di voi. Qui abbiamo la sacerdotessa
un 3 di pentacoli e un 6 di pentacoli. Sento che è un po' come se non aveste questa visione al futuro, ma perché giustamente siete come in fase di detox, dovete ancora passare da questa morte e quindi è come se la visione al futuro non fosse piena, con questo appeso. Si inizia in questo periodo a guardare la realtà da un altro punto di vista. Non importa se non vedete il disegno più grande, quello che mi verrebbe da dire con queste carte e anche poi con questo cavaliere di bastoni è di iniziare il cambiamento, di iniziare con qualche piccolo passo e di sostenerlo in modo che sia un passo in equilibrio, un passo alla volta però concreto. Il 6 di Pentacoli è una carta di scambio, ok? Quindi è un momento dove si può costruire qualche cosa in equilibrio. Non è detto che sia tra voi e un'altra persona, potrebbero anche essere i due lati che qui bisogna riequilibrare, che sarebbero il cuore e la mente, quindi trovare come un giusto rapporto tra quello che vuole il cuore e quello che vuole la mente. Andiamo a vedere il 6 di bastoni, amanti, di nuovo una carta che mi parla di disequilibrio e eremita e di propensione verso gli altri. C'è come da ufficializzare qualcosa qui. Io sento che c'è probabilmente questa trasformazione che sta avvenendo a livello interno. Qui abbiamo anche il sole, potrebbe proprio parlarmi di togliere gli strati della cipolla qui e di arrivare alla vostra vera essenza. Però con questa carta degli amanti sento, e anche con i 6 di bastoni, sento che avete come bisogno di vedervi in un modo diverso. Non è tanto qui, secondo me, il vedere la realtà fuori in modo diverso, ma cambiare la percezione che voi avete di voi stessi. E questi due eremiti vi serviranno proprio a quello, a ritrovare il vostro bambino interno. Andiamo a vedere il sole. Abbiamo un 5 di pentacoli, un 8 di pentacoli e un 5 di bastoni. Sì, è come perdere parte di tutto quello che è stato costruito, parte delle regole, parte delle lotte egoiche per arrivare al succo, al nettare di chi siete voi con questo sole, alla vostra essenza appunto. E da lì sento che con questo fante di bastoni c'è come un nuovo entusiasmo, una spinta in avanti, asso di bastoni, qualche azione fatta con un'intenzione precisa, potrebbe anche essere un passo, un movimento di cui non parlerete a nessuno, farete un po' di testa vostra, sento. E poi abbiamo questo 8 di pentacoli che mi parla di qualche cosa che potrebbe diventare una nuova quotidianità, una nuova routine, una nuova abitudine. Sì, io sento che sarà una profonda trasformazione interna in questo periodo, ragazzi. Allora, qui abbiamo un'altra volta il sole, la luna e il re di pentacoli. Per qualcuno si tratta di portare a galla le paure sulla vostra stabilità materiale, sulla vostra quotidianità e avete anche di nuovo qui la temperanza che è un po' l'energia con la quale si inizia. Io sento che questo periodo sarà ottimo per voi per togliervi degli strati che magari non vi appartengono più, potrebbero essere degli attaccamenti, delle questioni familiari, delle credenze, un punto di vista non tanto sul mondo esterno come vi dicevo prima, ma su di voi che ha bisogno come di crollare, non vi serve più, è come se fosse giunto alla fine. Andiamo a vedere l'ultima temperanza. 10 di bastoni, il lasciare indietro i pesi, le aspettative, le responsabilità che non sono vostre, il dover compiere certi ruoli, certi compiti anche. È come se vi rendeste conto che fare meno vi stressa meno, cioè se lasciate indietro queste aspettative, il raggiungere l'obiettivo, non lo so, è come un mi libero
mi libero e mi sento più leggero, mi sento più in pace. Il 9 di coppe è la carta del sogno compiuto di qualcuno che è completamente appagato a livello emotivo. Qui con il sole e la luna, di nuovo, sole e luna. E vi faccio notare che in questo mazzo soprattutto i due calici sono disegnati con giallo e blu, mentre la sostanza dentro è rosso e bianco o rosso e azzurro, ok? Rosso sta per il fuoco, il giallo è per il sole e il blu è per la luna, quindi c'è il lato maschile e il lato femminile e sento che è molto quello ehm, il lato su cui lavorerete, la mente e il cuore. Di che cosa ha bisogno il cuore e di che cosa ha bisogno la mente, come si possono integrare queste due energie ed è lì che inizierete, secondo me, a vedere le cose da un altro punto di vista. Ok, allora adesso andiamo a vedere settore per settore. Voi sapete che potete appoggiare il dito sul cursore e spostarlo avanti e indietro eh, fino a quando trovate il settore che vi interessa, ok? Allora, partiamo con i disoccupati. Ci sono probabilità di fare dei colloqui o in questo momento di trovare dei lavoretti? L'unica cosa che mi viene da dire anche a voi è cambiate il modo che avete di percepirvi, perché secondo me il potenziale che avete è alto ed è altro. Cioè, staccatevi da dei ruoli che vi hanno dato, trasformate il vostro modo di essere e di rapportarvi a voi stessi e al mondo esterno. E qui è come se ci fosse un nuovo equilibrio, una nuova intenzione, una nuova spinta per questo 8 di pentacoli che è il nuovo lavoro. Probabilmente non soddisferà a pieno le vostre aspettative, però comunque non vi nego che sarà un lavoro calmo, tranquillo, nel pulito. Probabilmente per qualcuno potrebbe anche essere un lavoro che ha a che vedere con qualche tipo di arte, ehm, piuttosto che anche con lo sport per qualcuno. Dipendenti. Mm. Potrebbe essere un periodo impegnativo per voi dipendenti, potrebbero esserci varie grane da poter o dover risolvere, ma sento come se aveste questa grinta in più, questa vostra trasformazione, è come se diventaste da faccio tutto io, quest'ora di bastoni, a ti spiego come possiamo farlo insieme, con amore. Cioè è un po' come maturare, lavorare, far venire fuori la parte più pulita, genuina e amorevole di voi nel settore del lavoro, e questo farà sì che alla fine, ragazzi, le cose è come se tornassero a posto da sole. Autonomi. Non vi sento male. Probabilmente c'è da rimettere in equilibrio certe parti a livello lavorativo, per qualcuno si tratta della contabilità da riaggiornare, per qualcun altro si tratta del magazzino da riordinare, è come se aveste bisogno di capire un po' come siete girati. C'è un potenziale a livello lavorativo dove vedrete le cose da altre prospettive, o meglio, qualcuno di voi si chiederà: ma è quello che voglio fare? Ma tutto questo sforzo vale i risultati che sto avendo in questo particolare settore del mio lavoro? È come se ci fossero delle rivalutazioni da dover fare, nuove regole, nuove cose che verranno alla luce. Mi viene da dire, vedendo la luna e il 9 di coppe, potrebbero anche esserci nuovi sogni, nuove canalizzazioni, nuove idee, mi viene da dire. E probabilmente con i 10 di bastoni qualche cosa invece ve lo lascerete indietro, quindi è come se fosse un momento dove vedrete più chiaro. Parliamo di progetti o e figli. Ehm, sono molto positivi i progetti in solitaria, quelli che gestite voi, quelli dove non c'è questo 5 di bastoni fondamentalmente, dove non è possibile litigare, a meno che non litighiate proprio con voi stessi. Però ho come l'idea che riuscirete a gestire meglio i lati positivi e i lati negativi di questo progetto se siete da soli.
o chiamiamoli i lati forti e i lati un po' più deboli magari. È un buon momento per fare pubblicità, per parlarne, per spingere alla conoscenza di questo progetto le persone che sono vicino a voi. E anche qui potreste come rivalutare le opinioni di qualcuno che è vicino a voi e rendervi conto che magari come la vedevate voi prima non era completamente veritiero, reale, plausibile. Parliamo di denaro. Il denaro secondo me è in crescita. C'è un buon potenziale per far crescere il denaro. Se state cercando come dei metodi alternativi di guadagno, potrebbero come arrivare nuove prospettive. Non vi sento ancora come se diventaste investitori, però sì che state iniziando a valutare altre fonti di guadagno. Non ci sono neanche grosse spese, se ve la devo dire tutta. Potrebbe essere per qualcuno, non so se in forma preventiva o succederà tipo una rottura, però monitorate, scusate, le tubature, tutto quello che ha a che vedere con la parte idraulica della casa. Parliamo di relazioni e parliamo di single. Allora, cari amici del Sagittario, vedo parecchio movimento intorno a voi. Ehm, Fermiamoci a due energie che sono quelle che sento più forti. Poi non vi nego che ce ne sono diverse in realtà intorno a voi, però c'è come ehm, allora, per qualcuno sento un attaccamento nei confronti di una di queste due energie. Per quello che riguarda l'altra energia, sento più come un sentimento. Ora, può essere che una di queste due energie vi attiri per, non lo so, come è la persona e l'altra vi attiri per come pensa la persona. E quindi c'è come questo chiedersi da che parte vado, che cosa è meglio per me, dove voglio costruire, dove posso sentirmi più autonomo, più indipendente, ma allo stesso tempo più visto, più valutato, meglio, dove posso sentirmi meglio o con chi posso sentirmi meglio. Una decisione qui secondo me la prenderete. Eh sì, e vi dirò che tutto sommato le cose potrebbero essere proprio un balsamo per qualcuno, cioè vi sento un po' ovattati in una nuvola di cotone, il che è positivo, eh. I segni zodiacali qua potrebbero essere pesci, sagittario, scorpione, leone e vergine. Relazioni. Mm. Probabilmente anche per voi ci sarà un po' di maretta partendo con questo 5 di bastoni, potrebbero esserci come delle divergenze, oppure sento come delle questioni di principio da dover un po' mollare perché non vi servono ed è qui il cambio di visuale, il farvi un esame di coscienza, perché effettivamente è come se foste attaccati ad una verità o ad una realtà senza avere la visione completa di tutta la faccenda. Sento che mano a mano che passa il tempo è come se riusciste a vedere le cose da un'altra prospettiva e in effetti qui avete l'appeso e ci sarà come un nuovo inizio, un nuovo modo di vivere la routine, la quotidianità, la relazione, il sentirsi o il vedersi tutti i giorni magari. O se vivete già insieme potrebbero essere le cose giornaliere. Devo dire che se lasciarete indietro parte delle vostre aspettative, parte di questo attaccamento iniziale che abbiamo visto, le cose effettivamente possono andare a gonfie vele, ragazzi. Parliamo di relazioni clandestine, indefinite o complicate. Anche qui
Potrebbe esserci come un momento iniziale di discussioni, di punti di vista diversi, magari problematiche esterne. Ehm, C'è come bisogno di cambiare attitudine, di non farla diventare una questione di manipolazione, ma una questione di amore. Non ti dico queste cose perché voglio che tu faccia quello che dico io, ti dico queste cose perché voglio che tu capisca come mi sento io, che alla fine la cosa detta magari è la stessa, però è lo scopo, è il fine, è l'intenzione che cambia. Non te lo dico per manipolarti, ma te lo dico perché tu mi possa comprendere. Ed è un po' quello, secondo me, il punto della situazione. E vi dico che comunque anche per voi, entro fine mese, scusate, entro fine periodo, questo tipo di dinamica potrebbe regolarizzarsi, potrebbe appianarsi, potrebbe, mi viene da dire minimizzarsi, perché giustamente con la temperanza questi picchi si diventano come più bassi, no? È come se si calmasse la cosa. Per quello che riguarda la famiglia, ragazzi, mm, allora vi dirò che qualcuno di voi potrebbe avere dei temi con dei figli o con i figli. Adesso dipende se sono vostri, se sono del partner. Ci sono dei... e potrebbero anche essere spese in più, ve lo dico, per i figli, ma anche qui si tratta un po' di cambiare il come percepite voi la cosa e come volete che l'altro o l'altra, in questo caso i figli, vi percepiscano. Sento come una necessità di come imparare un certo tipo di moderazione con i figli. Fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona. Andiamo a vedere un oracolo. Carta numero 17. Abbiamo il guaritore sciamanico. Ha a che fare questa carta con gli avi e con i posteri. L'aquila ha una vista pazzesca, si tratta di fare il lavoro che adesso con la sacerdotessa al contrario non riuscite a fare. Si tratta di pulire. Qui abbiamo questo distacco, se vogliamo, tra il 4 di pentacoli e la temperanza e qui c'è il distacco col 10 di bastoni e la temperanza. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. Lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però in più ci sono anche altri temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto e basso astrale, si parla di kundalini, di vista eterica, di come sviluppare i sensi psichici, di traumi, di chakra, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale. Sono 5 playlist numerate dall'1 al 4 perché la 3A e la 3B sono da guardare parallelamente. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!